La dinastia capetingia è quella che ha formato lo Stato francese. Capostipite era stato Ugo Capeto, incoronato Rex Francorum, cioè re dei Franchi occidentali, nel 987. Il suo regno era in linea di principio quello assegnato a Carlo il Calvo con il Trattato di Verdun dell'843, che divise in tre parti l'impero carolingio. Esso ricalcava anche il precedente regno franco di Clodoveo prima dell'espansione imperiale carolingia. Già dal X secolo questo regno dei Franchi occidentali fu considerato separato e sovrano rispetto alla corona imperiale ripristinata da Ottone I di Sassonia, e le cui pretese si estendevano a Germania, Italia e Borgogna, ma non al territorio posto sotto la sovranità dei Capetingi. La Borgogna dell'epoca era un vasto territorio che comprendeva parte della Svizzera, della Lorena e della Borgogna attuali e la Provenza. A partire dal regno di Filippo II Augusto, salito al trono nel 1180 e morto nel 1223, il termine Francia designò il regno dei Capetingi e l'espressione Regnum Francee o Regno di Francia fu utilizzata dalla cancelleria regia al posto di Regno dei Franchi. Ma ufficialmente fu nel 1254 che il titolo di Rex Francorum cedette finalmente il passo a quello di Rex France o Re di Francia. Filippo Augusto può essere quindi considerato il vero fondatore del Regno di Francia, anche perché con una serie di vittorie militari riuscì ad arginare parzialmente la presenza dei sovrani inglesi sul territorio francese e le minacce dell'imperatore Ottone IV di Brunswick, soprattutto nella vittoriosa battaglia di Bouvines del 1214, in cui inglesi e imperiali furono sconfitti. I cinque successori di Filippo II Augusto, che portarono la Francia al rango di prima potenza europea, capace di sfidare i poteri universali del papato e dell'impero, furono Luigi VIII, re dal 1223 al 26, San Luigi IX, che morì nel 1270, Filippo III, morto nel 1285, Filippo IV il Bello, sovrano fino al 30 novembre 1314. A Filippo IV seguì il breve regno di Luigi X, morto nel giugno 1316, e poi Filippo V, re fino al 1322, col quale la dinastia si estinse e fu sostituita dal ramo collaterale dei Valois. La fine della dinastia capetingia coincise anche con una crisi della Francia che iniziò ad essere impegnata in una lotta secolare con l'Inghilterra nella cosiddetta Guerra dei 100 anni, dalla quale tuttavia uscì infine vincitrice e pronta a guidare la nuova Europa cinquecentesca degli Stati nazionali. Nelle opere divulgative si omette quasi sempre di indicare quali siano le fonti su cui si basa la narrazione fatta dagli storici. Ma la conoscenza di tali fonti è di fondamentale importanza per avere una cultura storica adeguata. Nel caso della Francia capetingia, intanto bisogna naturalmente citare i documenti d'archivio, che non sono rari, poiché nei secoli XIII e XIV si scriveva molto, sia perché l'invenzione recente della carta rendeva più facile redigere documenti scritti, ma anche perché l'istruzione era più diffusa soprattutto tra i laici. Né dopo di allora vi sono state catastrofi storiche che abbiano causato la perdita ingente di documenti.
Si posseggono quindi gli archivi ecclesiastici o i relativi cartulari. Un cartulario ecclesiastico è un manoscritto in volume, o più raramente in rotolo, contenente la trascrizione di documenti originali relativi a fondazione, privilegi e diritti legali di istituzioni ecclesiastiche. Questi cartulari si moltiplicarono, il che fra l'altro determinò la scomparsa di molti originali. Gli archivi ecclesiastici in questa epoca non erano più gli unici archivi esistenti. Vi è infatti la comparsa di archivi secolari. Rinascono gli archivi regi sotto Filippo Augusto con copie dei documenti depositate nella reggia. Da Filippo Augusto fu acquisita anche l'abitudine di tenere dei registri delle attività della corona. Anche qui si trattava spesso di cartulari. Tuttavia i metodi della cancelleria erano ancora piuttosto imperfetti. Soprattutto l'abitudine di utilizzare commissioni delegate fece sì che molti documenti sfuggirono alla registrazione. Anche l'organo giudiziario supremo, sito a Parigi e chiamato Parlamento, iniziò a tenere registri propri. Si costituirono anche gli archivi dei grandi principati interni al regno che godevano di ampia autonomia. Ci sono pervenuti anche archivi di piccole signorie ed archivi urbani. Tuttavia si hanno pochissime lettere private e quindi su orientamenti personali e vita privata dei personaggi storici abbiamo per lo più informazioni ufficiali o distorte. Esistono poi le fonti narrative, in cui in questo periodo l'uso del francese si affianca decisamente a quello del latino. Vi sono delle cronache universali, ad esempio Aubry de Trois-Fontaines, molto utile per la Champagne, anche se la cronaca si ferma al 1241. Oppure lo Speculum Historiale di Vincenzo di Beauvais, scritto intorno al 1254. Vi sono poi i saggi di storia nazionale, saggi privati, spesso ad uso dei laici. Ad esempio, nella prima metà del 200, la cronaca in rima del re di Francia, scritta a Tournai. A ciò bisogna aggiungere i saggi di storiografia monarchica, cioè le cronache di Saint-Denis, i cui primi resoconti risalgono al XII secolo. Una raccolta più completa fu realizzata dopo la morte di Filippo Augusto, che raccoglieva anche testi più antichi. Il lavoro storiografico non fu proseguito sotto Luigi VIII e neppure sotto San Luigi IX, ma sotto Filippo III, un monaco di Saint-Denis, Guillaume de Nangis, compose una storia di Luigi IX e sotto Filippo IV una storia di Filippo III. I suoi colleghi continuarono il suo lavoro nei regni successivi. Inoltre Filippo IV aveva ordinato all'abate di Saint-Denis una grande cronaca di Francia che, eseguita dal monaco Yves, fu data a Filippo V nel 1317, un manoscritto riccamente decorato che noi possediamo. Oltre a queste opere ufficiali in latino, vi sono le opere in francese. Ad esempio, sotto San Luigi, un monaco di Saint-Denis, Primat, tradusse i manoscritti latini del XII secolo. Questo divenne il nucleo delle grandi cronache, proseguito da una traduzione di Guillaume de Nangis e dei suoi successori. Possediamo anche delle autobiografie di personaggi che raccontano i grandi eventi in cui erano stati coinvolti e poi delle biografie di importanti nobili. L'unico re di cui abbiamo documenti biografici è San Luigi, ma si tratta per lo più di agiografia.
Il più noto biografo di Luigi IX fu Joinville, un appartenente all'alta nobiltà della Champagne, nato nel 1225, che non era in origine un vassallo diretto di San Luigi, ma prese parte alla crociata del 1248. Al ritorno in Francia non visse a corte, essendo più legato al conte di Champagne che al re, ma soggiornò spesso a Parigi. La sua biografia fu scritta dopo la morte del re, intorno al 1305. Esistono poi una serie di fonti indirette che sono utili allo storico, in particolare quelle letterarie. L'analisi delle fonti ci fa dire che in generale i fatti principali di questo periodo ci sono abbastanza noti, la critica delle fonti non è particolarmente difficoltosa, ma è difficile analizzare i fenomeni sociali data l'assenza di statistiche. I singoli individui ci sono più noti che in precedenza, ma molto di loro ancora ci sfugge. I limiti del Regno di Francia, all'avvento di Luigi VIII, erano ancora più o meno quelli del Regno di Carlo il Calvo. La grande estensione è avvenuta successivamente, ma è iniziata già con gli ultimi capetingi. Il confine a nord era il fiume Schelda, che attualmente divide Belgio e Olanda, e proseguiva in linea retta verso sud, fino alla città di Tournai. La parte occidentale dell'attuale Belgio, corrispondente alla contea storica delle Fiandre, era quindi contenuta nel Regno di Francia. A ovest, il confine del regno correva in parallelo al corso verticale della Mosa, lungo una linea che giungeva a sud fino al fiume Bienne. Da un confine di contea all'altro, il confine raggiungeva la Saona e generalmente costeggiava il fiume. Tuttavia poi il confine abbandonava la linea Saona-Rodano per ricongiungersi al delta, al limite della contea di Nîmes. A sud dei Pirenei, la Marca spagnola, Catalogna e Rossiglione, passò al Regno d'Aragona dal 1162. Nel 1258 San Luigi rinunciò ai suoi diritti di signore di questo feudo. Sul numero degli abitanti del regno è per noi possibile solo una stima, e anche coloro che vivevano all'epoca in Francia sapevano poco della propria consistenza demografica complessiva. Sulla base di alcune forme di censimento avvenute nel 1328, gli storici hanno stimato in circa 20 milioni di abitanti il totale, rispetto a un territorio che corrisponde circa all'80% dell'attuale estensione dello Stato francese. Non vi erano grandi città se non Parigi, che nel 1328 assommava a circa 200.000 abitanti. Bruges, nell'attuale Belgio fiammingo, ne aveva 35.000 e Rouen forse 40.000. La percentuale della superficie effettivamente coltivata era bassa a causa dei sistemi di rotazione delle culture. L'agricoltura, così come veniva praticata allora, era infatti una grande divoratrice di spazio. I sistemi di rotazione prevedevano che ogni anno un terzo o metà del terreno arato rimanesse a riposo. Ma non vi è dubbio che la prima parte del XIII secolo coincise con un periodo di intensa colonizzazione già iniziata nel secolo precedente, il che portò alla fondazione di nuove città e alla bonifica di terreni. Nella seconda metà del 200 e all'inizio del 300 questo movimento sembra tuttavia rallentare, ma senza tornare indietro. L'aumento di terra coltivabile permise anche un aumento demografico e comunque anche le rese delle colture divennero migliori. Per cui
si creano le condizioni per la formazione di una forza lavoro dedita anche alla produzione artigianale e preindustriale. Per quanto riguarda gli scambi e i trasporti, vi era una sensazione di maggiore sicurezza e quindi di maggiori contatti fra le persone. Questa maggiore sicurezza dipende anche dalla maggior forza e controllo esercitato dai poteri pubblici. Anche i mezzi e le vie di comunicazione nel XIII secolo erano migliori rispetto al secolo precedente e continuarono a migliorare anche nei decenni successivi. Ad esempio, l'attacco dei cavalli fu migliorato e re, principi e città si fecero carico di alcune opere pubbliche, non le strade, ma soprattutto la costruzione di ponti, oltre a misure volte a facilitare la navigazione sulle vie d'acqua. Ma le strade, come detto, erano in pessime condizioni tutte. Si tratta di piste percorribili solo a cavallo, a causa soprattutto del fango. Non esistevano aziende di trasporto e le distanze orarie erano in media di 30-40 km al giorno. Nonostante ciò, le persone si spostavano molto, fra di loro i più mobili erano i funzionari, i signori, i mercanti, i giocolieri, i chierici, i pellegrini, a cui vanno aggiunte anche le migrazioni contadine. Non esisteva un servizio di informazione regolare, ma la movimentazione di merci di grandi dimensioni diventa nuovamente possibile, senza però raggiungere gli angoli più remoti delle campagne. I sovrani di Francia di questo periodo erano a capo di un sistema di governo ancora molto fondato sui legami feudali e sull'esistenza di corpi intermedi come le città, le signorie, i ducati e i principati territoriali. Tuttavia, progressivamente la monarchia riuscì ad estendere la propria autorità in modo più o meno efficace sul piano militare, finanziario e giudiziario anche ai sudditi delle signorie e dei principati e ai borghesi delle città. Ma si era ancora lontani dall'esistenza di un vero e proprio Stato con cui gli abitanti di un territorio avessero a che fare costantemente. Per quanto riguarda il diritto di successione, nel XIII secolo non esisteva più alcun problema dinastico. L'ereditarietà era ben assicurata e Luigi VIII fu anche il primo sovrano a non essere stato associato al trono durante la vita di suo padre al fine di impedire contestazioni future della sovranità. Questo quindi a riprova della forza che aveva assunto il sentimento di legittimità. Da Luigi VIII a Luigi X i re si sono succeduti di padre in figlio e non vi furono problemi di successione fino al 1316. Quando Luigi X morì, il 5 giugno 1316, lasciò una figlia Giovanna e la regina incinta. Alla morte di Luigi X, suo fratello Filippo, proveniente da Lione, occupò di sorpresa la reggia del Louvre e prese in mano il governo. Questa è fra l'altro la prima volta che compare il titolo di reggente nella corona francese. La regina diede poi alla luce un figlio, ma il bambino morì 5 giorni dopo. Filippo a dicembre assunse il titolo di re e si fece incoronare a Reims il 9 gennaio 1317, ma in assenza dei baroni più alti in grado e anche del terzo fratello. Stava quindi emergendo una resistenza contro di lui. Già durante il regno di Filippo IV, il Bello, l'opposizione al potere reale si era espressa sotto forma di leghe provinciali che riunivano i nobili e talvolta alcune città di un dato territorio. Lo stesso procedimento fu utilizzato dai sostenitori della principessa Giovanna, ma Filippo V riuscì a rintuzzare facilmente questa opposizione e un'assemblea di nobili, prelati e borghesi a Parigi approvò la sua incoronazione.
Il successore di Filippo fu il terzo figlio di Filippo il Bello, Carlo, che succedette questa volta senza difficoltà. Ma quando lui stesso morì il 1 febbraio 1328, avendo solo figlie femmine, e visto il precedente, divenne quindi re Filippo VI di Valois, che fu re dal 1328 al 1350. Egli era cugino di Carlo IV ed era quindi stato nominato reggente in quanto parente maschio più prossimo, anche per evitare che il re d'Inghilterra Edoardo III, nipote di Filippo IV, perché figlio di sua sorella, potesse rivendicare il trono. Ora, a parte queste limitate difficoltà di successione, si può dire che il potere regale era accettato ormai come un dato di fatto e come una necessità. Ma chi erano questi re che si succedettero pacificamente e in che modo contribuirono personalmente al rafforzamento del loro potere? Luigi VIII apparve ai suoi contemporanei come una figura piuttosto pallida rispetto al suo energico padre, Filippo II Augusto. Attraverso le osservazioni convenzionali dei cronisti si può intravedere un uomo di salute mediocre, molto pio, istruito con molta cura, imbevuto della grandezza della sua dinastia e della sua missione. Quando Luigi VIII morì, suo figlio, nato nel 1214, aveva 12 anni. Per molti anni, quindi, il vero sovrano fu la regina madre, Bianca di Castiglia. Sappiamo che era una donna energica, imperiosa, molto pia, ma molto volitiva. Suo figlio Luigi IX è l'unico re di Francia di questa epoca che conosciamo abbastanza bene, in quanto egli fu considerato un santo e la sua personalità colpì i contemporanei. Sappiamo che, almeno in gioventù, era un bel cavaliere. Il re, disse il cronista italiano Salimbene da Parma, che lo vide da vicino, era magro e snello, come si conviene, alto, con un viso d'angelo e un contegno pieno di grazia. Era coraggioso, ma si rivelò un capo militare mediocre. Da Joinville e dagli altri suoi biografi si sa tutto sulla sua pietà, sul suo gusto per le affermazioni serie, sul suo autocontrollo, molto raro a quell'epoca e nella sua famiglia, che gli consentiva di domare un carattere che in effetti in origine era molto irascibile. Verso la fine della sua vita apparve sempre più austero e la sua salute fu in parte rovinata dall'ascetismo. Spesso viveva solitario e distante dai familiari. Nel 1247 si mise a capo di una crociata in Egitto, che però fu preparata male. La successiva crociata del 1270 da lui guidata, e che si indirizzò a Tunisi, fu davvero improvvida e lo stesso Joinville si rifiutò di parteciparvi. Nel suo lungo regno, Luigi IX ebbe modo di lasciare l'impronta della sua forte personalità. Si circondò volentieri di ecclesiastici e in particolare di frati degli ordini mendicanti, una cosa che provocò un certo malcontento dell'opinione pubblica. Infatti diverse decisioni da lui promulgate sotto l'influenza degli ecclesiastici trovarono l'ostilità della nobiltà e non poterono essere rigorosamente mantenute dai suoi successori, come il divieto dei duelli giudiziari, delle guerre private e del porto d'armi, oppure le misure prese contro i tornei. Luigi IX fu anche il re dell'Inquisizione, non fu ben visto dalle popolazioni del sud della Francia. Nelle città a volte intervenne con vigore contro le libertà urbane e contro le rivolte comunali. Era profondamente pervaso dal sentimento dell'autorità regale, ma diede alla regalità un grande prestigio e in seguito si conservò un ricordo del tempo del buon re San Luigi, il che non fu del tutto un'illusione. Infatti, oltre alla santità personale, era evidente la sua preoccupazione per il bene comune, rimase padrone in casa sua e alla sua corte non si videro né favoriti né rivoluzioni di palazzo.
diede prova anche di una certa moderazione nella pratica di governo e nella tassazione. Praticò anche l'affrancamento dei suoi servi diretti ad un prezzo ragionevole, il 5 o il 10%, mentre il suo successore Filippo il Bello pretenderà di vendere la libertà ai servi della Linguadoca, chiedendo in cambio un terzo delle loro proprietà. Luigi IX, infine, era consapevole della sua autorità, la considerò sempre originata da Dio e limitata dalla legge, cioè dalla consuetudine. Con Filippo III, che regnò fra il 1270 e il 1285, inizia il periodo che porterà alla fine della dinastia dei Capetingi. Su lui e i suoi discendenti abbiamo pochi documenti personali, quindi non li conosciamo davvero bene. Sappiamo che i loro contemporanei apparivano come persone di bella presenza, ma anche che erano probabilmente di salute delicata, perché morirono tutti o molto giovani o comunque prima dei 50 anni. Erano buoni cavalieri, amanti dei tornei e delle cacce e tutti quanti molto pii. Non avevano però la forte personalità di Filippo Augusto o di San Luigi e quindi erano condizionati dal loro entourage, il quale a sua volta era tutt'altro che unito al suo interno, e le lotte di palazzo giocarono un ruolo importante nella vita di questi sovrani. Tuttavia, nonostante le discordie, la mentalità degli alti funzionari del regno di questo periodo era nel complesso uniforme e diedero stabilità al regno degli ultimi Capetingi. In tutti questi re c'è un tratto comune: il profondo senso del valore della loro autorità e della loro missione quasi religiosa. D'altra parte a questo erano stati educati. I loro insegnanti parlavano loro di storia e li facevano leggere libri di storia. Da adulti fecero comporre per sé opere di questo genere. Questi sovrani capetingi erano consapevoli di far parte della discendenza di Carlo Magno, come effettivamente era, e ciò li spingeva alla pretesa di una monarchia quasi universale. Il che porterà alla formazione iniziale di quello che diverrà lo Stato francese moderno, che come gli altri Stati nazionali si fonderà sul principio giuridico del superiorem non recognosco o del rex, che è imperatore in casa sua. La più precoce affermazione di questo brocardo, cioè che Rex France princeps est in regno suo, risale allo Speculum Iuris del canonista francese Guillaume Durand, pubblicato alla fine del XIII secolo. Ma la concezione della sovranità dei monarchi capetingi aveva anche una dimensione sacrale. Che il re fosse una figura sacra, la cui funzione lo distinguesse dal mondo dei semplici laici, era un'idea anteriore al XIII secolo e conservava tutta la sua forza. Anche se in Francia vi era la nozione di separazione tra sacro e profano, derivante dalla riforma gregoriana, il cardinale francese Jean Lemoine, al tempo di Filippo il Bello, scriveva che i re che vengono unti non svolgono il ruolo di puri laici, lo superano. E quest'idea era certamente molto presente tra i sudditi. La cerimonia dell'incoronazione, con la relativa unzione, si svolgeva a Reims e veniva tenuta il più presto possibile dopo la salita al trono del sovrano. La cerimonia era duplice: consegna delle insegne regali, la principale delle quali era la corona, e l'unzione, che era la cosa più importante. I re di Francia e d'Inghilterra, tra l'altro, non venivano unti con olio benedetto, come i sacerdoti, ma con il crisma, cioè olio mescolato a balsamo, come i vescovi.
e unti sul capo, appunto come i vescovi. Attorno al crisma del re di Francia vi era anche una leggenda che lo rendeva unico. Fin dal IX secolo, infatti, si riteneva certo che Clodoveo era stato unto a Reims, anche se in realtà era stato solo battezzato, e l'incoronazione era stata un'innovazione carolingia. Ma si raccontava che il giorno dell'incoronazione una colomba era scesa dal cielo e aveva portato a San Remigio, il battezzatore di Clodoveo, un'ampolla piena di crisma miracoloso. L'ampolla era conservata a Reims e almeno a partire dal XIII secolo si credeva comunemente che, nonostante a ogni incoronazione venissero prelevate alcune gocce, il livello del liquido non scendesse mai. E i re di Francia trassero grande gloria da questa incoronazione celeste, il cui privilegio era loro esclusivo. Il carattere sacro dei re era contrassegnato da un altro elemento. Si credeva che il loro tocco curasse la scrofola, una forma tubercolare. La tradizione è saldamente consolidata fin dai primi carolingi, probabilmente fin da Roberto il Pio. Il potere curativo, che i re di Francia condividevano solo con quelli d'Inghilterra, assicurava ai re taumaturghi una vasta popolarità. Documenti degli anni 1307 e 1308 certificano che molti malati arrivavano per la cerimonia di guarigione da regioni lontane, dal sud della Francia, da Bordeaux, dai grandi feudi come la Bretagna e la Borgogna, dall'impero, da Metz, Losanna e la Savoia, dalla Spagna e anche dall'Italia, da città della Lombardia, da Bologna, dalla Toscana e dall'Umbria. Questi sentimenti erano di fondamentale importanza, ma non esauriscono la fisionomia del potere regale. Infatti il re aveva funzioni ma anche doveri. L'idea di regalità assoluta non è infatti medievale. Gli obblighi del re sono essenzialmente quelli di dare la pace, cioè l'ordine interno, di rendere giustizia buona e misericordiosa e di proteggere la Chiesa. Tradizionalmente essi venivano espressi nel giuramento dell'incoronazione. Dopo il 1226 l'impegno ecclesiastico del sovrano è accentuato dalla promessa di perseguire l'eresia. Sebbene il carattere ereditario della monarchia, come visto, fosse ormai consolidato, esso non cancellò ogni traccia elettiva dal rito dell'incoronazione. Infatti, ad un certo momento della cerimonia, due vescovi chiedevano il consenso al popolo, a cui seguiva l'acclamazione. Ma a partire dall'incoronazione di Luigi IX, 1226, questo avveniva solo dopo la cerimonia. Vi era poi l'idea che il re potesse prendere decisioni importanti solo dopo aver consultato i suoi consiglieri. Non si trattava quindi di monarchi visti come dotati del potere e della capacità di decidere da soli. Ora bisogna capire che all'epoca il re era il re di Francia, il re di tutto il regno, ma a seconda della regione il suo potere era più o meno diretto. Raggiungeva il massimo splendore quando era lui stesso il signore della terra, riscuotendo il censo e rendendo ogni forma di giustizia. Nel resto del territorio il suo potere era sottoposto a gradazioni. La forma meno diretta e meno efficace era quella che il sovrano esercitava nei grandi principati territoriali, dove si trovava di fronte un duca o un conte in possesso di tutti gli antichi poteri comitali, ovvero di protettore delle chiese e signore di tutti i piccoli e medi signori. Per cui si parla di demanio reale in cui il re non aveva alcun principe territoriale che facesse da intermediario tra lui e i suoi sudditi di ogni rango.
Ma per tutta la durata della dinastia capetingia, il lavoro dei sovrani fu duplice. Si adoperarono per imporre la propria autorità su tutti nel regno, anche sugli alti baroni e i grandi principi del paese, e cercarono anche di dominare il territorio in modo più diretto, cercando di eliminare non solo i grandi principi, ma anche i signori minori, attraverso un lavoro di aggregazione territoriale. Questa aggregazione fu fatta in diverse modalità, in primo luogo con le piccole annessioni. Con questa modalità il re acquisiva della terra, oppure l'esercizio della giustizia in una zona, altrove un castello, un'importante base militare o la protezione di una chiesa, a volte un'intera contea. Ad esempio nel 1293 il vescovo locale vendette i suoi diritti feudali su Montpellier, nel sud della Francia, a Filippo il Bello. Luigi VIII, oltre a sottrarre il Poitou ai plantageneti inglesi, acquistò piccoli e grandi possedimenti come la contea di Perche o il castello di Doullens in Piccardia e altre piccole signorie in tutte le zone del regno. Lo stesso fece Filippo III. Ciascuna di queste operazioni, presa per sé, è insignificante, ma sommate tutte insieme acquistano una importanza estrema per l'esercizio effettivo e diretto del sovrano e della relativa statalità sul territorio di cui egli è formalmente il titolare ultimo. I metodi per ottenere queste piccole annessioni furono diversi. Uno abbastanza banale è l'acquisto. Il re era ricco e molti signori non lo erano. In questo modo, ad esempio, alcuni conti spiantati e ridotti in miseria vendevano castelli ai vicini o allo stesso sovrano. Filippo III acquisì in questo modo la contea di Guienne, nelle Fiandre. A volte il re poteva acquistare senza pagare nulla, semplicemente cedendo alcuni suoi diritti. Ad esempio nel 1224 Luigi VIII acquistò dai monaci di Homblières alcune terre, esentando in cambio i monaci da alcuni diritti, il più importante dei quali era il cosiddetto ost, o servizio militare. Vi era poi il metodo dell'abbandono. Il re, cioè, aveva diritto alle eredità cadute in rovina, come la contea di Perche sotto Luigi VIII. Oppure la confisca. La contea di Ponthieu era stata già confiscata sotto Filippo Augusto a causa del tradimento della contessa erede e di sua madre. Sono anche molto numerosi gli accordi tra un signore o una chiesa e il re. In cambio della protezione, il signore associa al re i suoi diritti su una determinata terra. Questi atti furono molto numerosi. Filippo III ne concluse non meno di 14. Spesso l'oggetto dell'accordo era la fondazione di una nuova città di comune accordo. Ad esempio nel 1279 Beaumont-de-Lomagne, fondata in pari grado con l'abbazia di Grand-Selve. Ma vi erano anche delle perdite dovute ai meccanismi stessi delle relazioni feudali. Ad esempio le donazioni, che furono molto frequenti sotto Filippo il Bello e i suoi figli, come quella in favore di Pierre de Chambly, ciambellano del regno. In questo caso il rimedio possibile era la confisca. Vi erano poi gli appannaggi, cioè le terre date ai figli più giovani. Ad esempio Luigi VIII, al momento del testamento, aveva 5 figli. L'ultimo sarebbe stato un chierico, il più anziano naturalmente il re. Agli altri 3 lasciò in eredità quote significative di recenti acquisizioni. A Roberto l'Artois, a Giovanni l'Anjou e il Maine, ad Alfonso il Poitou e l'Auvergne. Giovanni, morto in tenera età, fu poi sostituito con un figlio nato dopo. I successori si resero conto del pericolo di smembramento legato a tali appannaggi e quindi essi divennero molto più modesti sotto San Luigi e sotto Filippo III, mentre tornarono ad essere estesi nel caso di Filippo IV. Per quanto riguarda invece le grandi acquisizioni regie, o i tentativi di grandi acquisizioni, naturalmente la principale fu la sottrazione di vasti territori che soprattutto Filippo II Augusto tolse alla corona inglese. La Normandia, il Maine, l'Anjou, la Turenna furono da lui saldamente occupate. In Bretagna, Filippo Augusto fece sposare l'ereditiera con un capetingio, Pierre Mauclerc.
in cambio di un omaggio ligio al re di Francia. Luigi VIII conquistò il Poitou e questo contrasto fra le due corone trovò un'apparente conclusione con l'accordo del maggio 1258 fra Luigi IX ed Enrico III d'Inghilterra. Enrico III rinunciò alle terre perse in precedenza, ma mantenne Bordeaux e la Guyenne, cioè l'intera Francia sud-occidentale. Egli infine si riconobbe come vassallo del re capetingio per questi suoi possedimenti continentali. In cambio San Luigi dovette pagare per 2 anni una cifra sufficiente a mantenere 500 cavalieri. Ma questo accordo non fu per nulla definitivo e i contrasti successivi diedero vita, un secolo dopo circa, alla lunghissima guerra fra Corona di Francia e Corona inglese, cioè la guerra dei 100 anni. Anche a nord i capetingi si sforzarono a lungo di acquisire un dominio diretto sulle Fiandre, ma questi loro sforzi ebbero un successo solo limitato e nel 1312 finalmente la corona francese ottenne di governare direttamente la parte meridionale francofona o vallone delle Fiandre, il cui centro principale era Lilla. L'annessione della regione più ricca, le Fiandre fiamminghe, risultò invece impossibile, anche se il conte Luigi di Nevers rimase un vassallo molto fedele del re di Francia. Più tardi anche la questione fiamminga sarebbe stata una delle cause della guerra dei 100 anni, poiché le città fiamminghe si ribellarono al conte che era alleato dei re di Francia. Si tenga conto che la parte dell'attuale Belgio francofono, che corrispondeva all'epoca alla contea di Hainaut e conteneva le città di Liegi, Namur, Valenciennes, Cambrai, apparteneva all'impero. A sud i capetingi si avvantaggiarono della cosiddetta crociata contro gli albigesi del 1209. Il re Filippo Augusto non partecipò direttamente, ma nel 1216 accettò l'omaggio di Simone di Montfort, il capo della crociata indetta dal Papa Innocenzo III, per le terre conquistate. Attraverso complicate eredità e intrecci matrimoniali, alla fine del XIII secolo l'intero sud finì per far parte del demanio diretto reale e i possedimenti diretti dei capetingi confinavano con la Spagna. Anche l'eredità della Champagne finì per appartenere al demanio regio e portò con sé anche la Navarra, un piccolo regno pirenaico che era stato ereditato dai conti di Champagne della casa di Blois. Per quanto riguarda i rapporti fra la Francia capetingia e il resto d'Europa, occorre segnalare in primo luogo l'influenza che la cultura francese manifestò fuori dalla Francia in diverse forme. Ad esempio l'espansione dell'arte. L'arte gotica è infatti di origine francese. Essa si diffuse fuori dalla Francia sia tramite gli artisti stessi oppure con la semplice imitazione. Ad esempio la chiesa di Canterbury che imitava quella di Sens. Vi era poi il prestigio di Parigi come centro di studi, innanzitutto con l'Università di Parigi, in particolar modo la Facoltà delle Arti e la Facoltà di Teologia, che divenne la più importante d'Europa. Era quindi un luogo di studi frequentato da studenti e da docenti provenienti da tutta Europa. Buona parte della filosofia medievale fu quindi elaborata a Parigi, dove insegnò anche Tommaso d'Aquino. Vi era poi il prestigio della letteratura, come dimostrano ad esempio i traduttori e gli adattatori in tedesco di opere francesi, come la Chanson de Roland, il Tristano, il Parsifal e poi anche la fioritura in Germania dei romanzi cortesi nel XIII secolo. Lo stesso vale per l'Italia, dove l'intera leggenda carolingia francese venne adattata e amplificata.
Anche la lingua francese era diffusa in Germania, nei Paesi Bassi, dove le classi dirigenti spesso la imparavano, ma anche in Italia. Ad esempio, non va dimenticato che il Milione di Marco Polo, il resoconto del soggiorno in Oriente del viaggiatore veneziano, scritto nel 1298, era stato composto in francese, proprio perché considerata la lingua più piacevole da leggere e da ascoltare. Vi era poi anche la reputazione della cavalleria. Vi sono diverse testimonianze di come la migliore tecnica di combattimento a cavallo fosse reputata quella francese. Tutto ciò non dava luogo ad una vera e propria egemonia, ma sicuramente ad influssi vasti e importanti. Anzi, sul piano politico si manifestò una certa tendenza a resistere all'espansione francese, soprattutto alla fine del periodo capetingio, e non è un caso che Dante nel Purgatorio non dà una descrizione positiva di Ugo Capeto. Per quanto riguarda i rapporti con la Spagna, Luigi IX non aveva ambizioni espansive in quella direzione, anzi, come detto, nel 1258 rinunciò ad ogni signoria feudale sull'antica Marca di Spagna, cioè la Catalogna e il Rossiglione. Invece Filippo III scese in guerra con la Castiglia, ma il conflitto lasciò le cose come stavano. Un motivo di contrasto insorse con l'Aragona, poiché dopo che nel 1266 Carlo d'Angiò era diventato re del Regno del Sud, aveva dovuto nel 1281 rinunciare alla Sicilia, dove una rivolta locale aveva offerto la corona di Sicilia, della sola isola, a Pietro III d'Aragona. Filippo III tentò quindi di attaccare l'Aragona, ma dopo esservi entrato dovette ritirarsi e morì durante la ritirata. Filippo IV risolse la questione con una pace di status quo. Il re d'Aragona poi nel 1295 rinunciò formalmente alla Sicilia, ma suo figlio, che la governava, vi rimase come sovrano locale, nonostante l'opposizione del Papa e degli Angioini. Filippo IV, comunque, soddisfatto di conservare la Navarra, non mostrò ambizioni che andassero oltre i Pirenei e così fecero anche i suoi figli. Per quanto riguarda l'impero, San Luigi, pur nella sua santità, mantenne la tradizionale alleanza con gli Hohenstaufen, con la casata di Svevia, che risaliva alla battaglia di Bouvines quando Filippo II Augusto si era contrapposto al rivale per la corona imperiale di Federico II, cioè Ottone di Brunswick. E d'altra parte Luigi IX, anche se uomo pio, aveva un'immagine della grandezza della propria autorità regale che lo portava ad avere poca simpatia per un papato troppo militante e tendenzialmente teocratico. Lo stesso Luigi IX non aveva ambizioni imperiali, nel 1240 rifiutò l'offerta che era stata fatta da Gregorio IX a Roberto d'Artois per sostituire Federico II e San Luigi non cessò mai i rapporti con l'imperatore Federico scomunicato fino alla sua morte nel 1250. Tuttavia, quando Urbano IV, papa originario della Champagne, riprese la lotta contro la casata di Svevia e offrì la candidatura a sovrano del Sud Italia al fratello di Luigi IX, Carlo d'Angiò, l'ultimo figlio di Luigi VIII, il re santo, non senza riluttanza, si lasciò conquistare e quindi nel 1265 l'esercito angioino, con un gran numero di cavalieri francesi, partì per l'Italia e nella battaglia di Benevento del 1266, in cui il figlio di Federico II, Manfredi, morì, riuscì Carlo d'Angiò a conquistare il Regno del Sud. È vero che successivamente, con un impero caduto in crisi, si affacciarono diverse candidature francesi alla corona imperiale, queste non giunsero mai a compimento e in verità i Capetingi e i loro successori Valois, più che a impadronirsi dell'impero, svilupparono, come abbiamo visto, una dottrina giuridica che faceva
della loro stessa monarchia un potere generale e a suo modo universale e quindi sottratto ai tradizionali poteri universali medievali, dando inizio, come abbiamo già visto, all'ideologia degli stati nazionali moderni. La cosa invece su cui si concentrarono le azioni dei sovrani capetingi e dei loro successori fu il tentativo di espandersi oltre il confine tradizionale fra Francia e la cosiddetta Lotaringia, stabilito a Verdun, quindi fra la Francia e l'impero, con una serie di acquisizioni territoriali appunto sul confine orientale. I capetingi ottennero diritti feudali, anche se non ancora la sovranità, nelle diocesi di Liegi e poi anche di Metz, di Toul e di Verdun, che erano fuori dai confini regi, nelle province di Besançon e di Lione, e poi anche nei Paesi Bassi, soprattutto nell'area dell'Hainaut, così come Filippo il Bello nel 1295 pose le basi per l'acquisizione della contea di Borgogna. Anche il regno di Arles cadde nell'orbita francese e la borghesia cittadina di Lione, che era una città praticamente indipendente, nel 1271 si pose sotto la tutela di Filippo III. Tutti questi elementi espansivi diedero luogo sia ad un ampliamento dei confini, sia alla creazione di direttrici di espansione che poi si concretizzeranno nei secoli successivi e che verranno ad esempio portate a compimento nel 600 da Luigi XIV.